Signore vi dà la pace. Cari fratelli, siamo ormai già nella terza domenica di Quaresima. In questa domenica la Chiesa ci presenta il Vangelo di Giovanni, in specifico il capitolo 2, che va dal versetto 13 fino al 25. Questo piccolo brano lo possiamo dividere in 4 punti. C'è un'introduzione, poi l'espulsione dei venditori del Tempio, il dibattito tra Gesù e i Giudei e alla fine un sommario. Vorrei soffermarmi nel terzo punto, quello che parla sul dibattito tra Gesù e i Giudei. Questo lo troviamo dal versetto 18 fino al 22. Qui c'è un punto centrale, c'è il dibattito tra Gesù e i Giudei. Gesù che parla del Tempio, invece i Giudei che vogliono un segno per credere. Però allo stesso tempo si trovano i discepoli che sono disponibili all'ascolto del Signore. Questa disponibilità si contrappone con l'incredulità dei Giudei. Per questo Gesù parla del Tempio, ma del Tempio spirituale. Invece i Giudei parlavano del Tempio materiale. No, questo non è. La cosa importante, la cosa interessante è che in tutto questo Gesù parlava della sua morte, però anche della sua resurrezione, cioè al terzo giorno, il Tempio spirituale. I discepoli credono, sono disponibili all'ascolto del Signore. Invece il cuore dei Giudei ancora era un cuore chiuso. Per questo volevano un segno dell'alto per credere in quello che diceva Gesù. Invece i discepoli sono disponibili. Questo è il dibattito, la disponibilità dei discepoli che si contrappone all'incredulità dei Giudei. È interessante la risposta di questi discepoli che la troviamo nel versetto 22. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola data di Gesù, cioè il credere. La disponibilità sta nel credere. E vorrei a questo punto lasciare una domanda a tutti voi, cari amici, per meditare in questa Quaresima. Noi, cristiani, siamo davvero disponibili all'ascolto del Signore? O invece siamo come quelli giudei, che ancora abbiamo bisogno di un segno per credere? Davvero siamo disponibili all'ascolto? Davvero possiamo credere nei sacramenti? Davvero la nostra fede è così grande di guardare e di vedere la presenza di Dio nei sacramenti? O ancora ci vuole un segno per credere che Gesù si fa presente, che Dio si fa presente nell'Eucaristia, nel sacramento della confessione? Credo che questo può essere davvero per meditare. Sono disponibile o ancora mi manca il segno per credere? Bene, cari amici, grazie, vi auguro una domenica di incontro nel Signore. Passi bene.